serie di rettangoli, linee e colori primari: giallo, rosso, blu, bianco e nero. Sembra semplice, ma dietro questa apparente semplicità si nasconde un pensiero radicale. Oggi scopriamo Controcomposizione di dissonanze 16 di Theo van Doesburg, una delle opere più rappresentative dell'avanguardia olandese del XX secolo. Van Doesburg, pseudonimo di Christian Emil Cooper, nacque a Utrecht nel 1883. Pittore, architetto, teorico e instancabile promotore dell'arte astratta, fu il fondatore della rivista De Stijl, nata nel 1917 insieme a Piet Mondrian. Il suo obiettivo? Creare un'arte universale, libera da ogni soggettività, capace di esprimere equilibrio e armonia attraverso linee e colori puri. Negli anni '20 l'Europa cercava un nuovo linguaggio dopo le distruzioni della Prima Guerra Mondiale. L'arte doveva ripartire da zero, costruendo un ordine visivo che rispecchiasse quello morale e sociale. Van Doesburg, insieme al gruppo De Stijl, credeva che questa nuova armonia potesse nascere dall'astrazione geometrica e da un uso rigoroso della composizione ortogonale. Nel 1925 Theo van Doesburg dipinge Controcomposizione di dissonanze 16, oggi conservata al Gemeentemuseum dell'Haia. È una delle opere più celebri della sua maturità artistica. A prima vista il quadro presenta forme rettangolari, linee nere, colori primari e uno sfondo bianco, ma il segreto sta nella rotazione di 45 gradi rispetto all'asse orizzontale, una scelta che rompe con la rigidità del linguaggio di Mondrian. Il titolo contiene una parola chiave: dissonanza. Van Doesburg voleva dimostrare che anche il disequilibrio poteva essere armonioso. Ruotando la griglia classica del De Stijl, introduce un movimento dinamico, una tensione controllata che rende viva la composizione. Non più solo equilibrio statico, ma energia visiva. Un dialogo continuo tra stabilità e movimento. Per Van Doesburg l'arte doveva esprimere l'ordine universale nascosto nella realtà. Molte delle forme quadrate e rettangoli appaiono incomplete. Le figure si interrompono bruscamente ai bordi della tela. Si tratta di un effetto dissonante voluto. Lo spettatore è invitato a risolvere da sé la tensione creata da questa anomalia visiva contraria alle aspettative della percezione spaziale. L'occhio tende naturalmente a completare l'immagine, andando oltre i bordi della tela, prolungando così nel mondo reale lo spazio visivo dell'opera. Van Doesburg ebbe nel 1916 il primo incarico di eseguire una vetrata a colori. Utilizza allora la stessa tecnica dei dipinti, combinando spessi contorni neri e piani colorati. In questi lavori si assommano i suoi interessi per l'astrazione, la teoria cromatica e l'architettura. Gli artisti di De Stijl usavano geometrie e formule matematiche per dare coesione ai quadri. La linea nera che attraversa la tela da destra a sinistra taglia in due l'immagine. Secondo Van Doesburg, le diagonali e la posizione inclinata delle figure generavano un senso di tensione dinamica. Il rettangolo giallo rappresenta una nota discordante rispetto alla limitata tavolozza usata dall'artista. Gli esponenti di De Stijl si rifacevano alla musica classica contemporanea e al jazz. La disarmonia presente in questi generi musicali trovava un corrispettivo pittorico nel contrasto dissonante di colori. Essi prendevano a ideale le forme geometriche nel tentativo di realizzare opere che ripudiassero il simbolismo e la rappresentazione del mondo naturale organico. La geometria e il colore erano strumenti spirituali per rappresentare le leggi invisibili dell'universo. Questa visione derivava anche dalle teorie del filosofo M.H.J. Schoenmakers, che parlava del mondo come incontro tra verticale e orizzontale, luce e oscurità, spirito e materia. Con Controcomposizione di dissonanze, Van Doesburg si distaccò dal rigore ortogonale di Mondrian. L'inclinazione del reticolo fu una vera e propria rivoluzione, tanto che Mondrian interruppe i rapporti con lui. Ma questa scelta aprì la strada a una nuova fase del movimento De Stijl, più dinamica e aperta al cambiamento. L'eredità di Van Doesburg influenzò profondamente l'architettura e il design modernista, dal Bauhaus al razionalismo fino al minimalismo contemporaneo. La sua idea di dissonanza armonica ci insegna che anche le differenze e i contrasti possono generare equilibrio.
Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!